Nell'esclusiva di oggi vi portiamo dentro un istante che ha fatto rallentare il respiro a un intero studio, ha incendiato le bacheche online e ha rimesso al centro una storia d'amore che molti avevano già archiviato come un capitolo chiuso per sempre. Prima di iniziare, ricordate perché siete qui, per cercare ciò che si nasconde dietro le luci e scoprire ciò che non viene detto. Perciò iscrivetevi a Turkey News Magazine, toccate il pulsante Unisciti per sostenerci ancora di più e mettete un like se credete che a volte il silenzio racconti l'amore meglio di qualsiasi discorso. Adesso, apriamo il sipario. Tutto è cominciato da un suggerimento scherzoso del conduttore di un programma notturno, una piccola provocazione in diretta che nessuno pensava potesse trasformarsi in un terremoto emotivo. Lo studio scorreva con il suo ritmo abituale, professionale e leggero, finché all'improvviso Barbactas si è alzato dalla poltrona ospiti e si è diretto verso il pianoforte. Le luci non erano speciali, solo quel bagliore morbido e regolare riservato al segmento musicale. Ma c'era qualcosa nel suo modo di sedersi, nel rallentare del corpo mentre abbassava lo sguardo, nel gesto trattenuto con cui ha posato le dita sulla tastiera, come se stesse toccando un ricordo e non uno strumento. L'aria si è fatta densa ancora prima che suonasse la prima nota. Ha ispirato a fondo, non con la teatralità di chi vuole far scena, bensì con la disciplina di chi cerca di tenere fermo il cuore per non farlo cadere dal petto. Poi, ha un respiro dalla musica, con una voce che portava dentro pagine rimaste senza epilogo, ha dedicato quel momento a un nome che ha attraversato lo studio come una scintilla sul filo teso. È per te, Yamur. Le nostre strade forse non si incrociano più, ma ci sono memorie che non imparano il silenzio. Non era spettacolo. Era una missione sussurrata in una melodia. Quelle parole hanno colpito come un battito di martello su una campana. Un cameraman ha confessato in seguito di aver stretto le braccia così forte che, per un attimo, l'inquadratura gli è sfuggita di mano e ha dovuto ricomporsi per non perdere il fuoco. Il conduttore, sempre pronto con battute e ribattute, è rimasto muto, la bocca appena socchiusa, come se fosse entrato per errore nella stanza di un segreto che non gli apparteneva. Il pubblico si è fermato in un silenzio così totale che il rumore del sedile del pianoforte che scivolava è risuonato più di un applauso. La ballata scelta da Bar non era casuale. Era un tema legato a nostalgie che non smettono di bussare. Amori rimasti tra le pieghe, promesse mai portate fino all'ultima virgola, conversazioni chiuse troppo presto con un resto di parole a mordere la lingua. Quando è arrivato al verso che parla di una porta accostata, la voce gli ha tremato come un filo d'acqua nell'aria, sottilissima e pur netta. È durato un istante, ma chiunque abbia amato e provato a dimenticare ha riconosciuto quel tremito come si riconosce il proprio nome pronunciato a bassa voce in una stanza affollata. Nel giro di pochi minuti, i commenti in diretta sono scoppiati come fuochi d'artificio. Le dita volavano sulla tastiera. È ancora innamorato? Qualcuno giri questo a Yamur. Sono fatti per stare insieme. Intere timeline si sono trasformate in altari improvvisati, un mosaico di frammenti, speranze, ricordi. Sembrava che di colpo un sentimento sotterraneo avesse trovato una fenditura da cui risalire, nonostante la distanza, il silenzio, le vite che scorrono su binari separati. Ma nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto dopo. Esattamente 12 minuti dopo la fine della trasmissione, Yamur Yüksel ha pubblicato su Instagram. Niente didascalie elaborate, nessun discorso limato da un ufficio stampa. Ha scelto un'immagine monocromatica, semplice, quasi pudica, e ha scritto solo 2 parole: ho ascoltato. 2 parole che hanno trasformato una canzone in un dibattito nazionale. 2 parole che hanno aperto una finestra alla curiosità, alla congettura, alla speranza. 2 parole capaci di mutare la nostalgia in possibilità. La mattina seguente, un'attrice vicina a Yamur ha parlato in TV con cautela, scegliendo con cura ogni sillaba, non se lo aspettava. L'ha vista in diretta. Ha pianto. Non era tristezza, era qualcosa di antico e tiepido che non sfiorava da tanto. Un'altra fonte ha aggiunto dettagli di quella notte, il video riguardato più volte, le mani che tremavano, il fiato corto come dopo una corsa immobile. Pare che abbia detto che è stato come aprire un diario che si era promessa di non leggere mai più.
La loro relazione, agli occhi del pubblico, non ha mai colpito per scandali, ma per trasparenza. Una connessione intensa e fragile, bella e però esposta alle intemperie di agende incompatibili, di set che si accavallano, delle pressioni che travolgono chi vive sotto un obiettivo che non si spegne. Non hanno mai demolito in piazza ciò che li univa, non l'hanno consegnato alla semplificazione dei titoli gridati. Si sono spostati su orbite diverse, continuando a pronunciare il nome dell'altro con rispetto. Eppure il rispetto, lo sanno in molti, non basta a cancellare ciò che batte nel profondo. Il web ha reagito con l'energia inevitabile dei grandi fenomeni emotivi. I fan hanno ripescato clip di risate dietro le quinte, scambi di sguardi troppo sinceri per essere solo recitazione, momenti rubati tra una prova e l'altra che oggi sembrano segnali lasciati lungo la strada. Un montaggio che accostava l'esibizione al pianoforte con immagini del loro lavoro condiviso ha superato il 1.000.000 di visualizzazioni in un giorno. Non era solo ricordo, era tifo. La gente voleva credere che certe storie non finiscono, vanno in pausa e poi, quando meno te lo aspetti, tornano a chiedere spazio. Yamur è stata vista qualche giorno dopo in un caffè appartato. Indossava un cappotto lungo, portava con sé un quaderno, camminava come chi non vuole disturbare i propri pensieri. In molti hanno notato un anello, una banda d'argento sobria, con un'incisione all'interno. Era il dono di Bar per il loro 3° anniversario. La sua ricomparsa ha detto più di qualsiasi intervista. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuno slogan. Solo un bagliore sottile al dito, come un promemoria muto rivolto a chi sa leggere i segni. Al gala successivo, i giornalisti erano pronti a ogni eventualità senza osare troppo. Yamur è rimasta cortese, composta, con quella distanza educata di chi non vuole farsi portare via dalle domande. Poi si è fermata, si è voltata di un poco, e ha concesso un frammento di chiarezza. A volte una melodia dice quello che anni di conversazioni non riescono a dire. Una pausa, un filo di sorriso. L'ho sentita. E sì, è arrivata. Non ha aggiunto altro. Non ne aveva bisogno. Nel frattempo, i paparazzi hanno sorpreso Bar all'uscita di uno studio di registrazione, gli occhi stanchi ma lucidi, la giacca sulla spalla. Alla domanda diretta se stesse lavorando a qualcosa legato a Yamur, ha sorriso appena, timido e sincero, e ha risposto: alcune storie meritano un altro finale. 6 parole, contate una a una, e il mondo online ha tremato di nuovo come sotto un colpo ritmico di batteria. Ad oggi, non ci sono comunicati ufficiali. Nessuna reunion in posa. Nessun racconto confezionato. Eppure qualcosa è cambiato, e si percepisce senza bisogno di inserirlo in un comunicato. La distanza che prima sembrava solida ora pare una stoffa sottile, che alla pressione della musica e della memoria si lascia strappare ai bordi. Forse è l'inizio di una continuazione. Forse è un congedo dolce, accompagnato dall'ultima nota che vibra e poi svanisce. In ogni caso, tutto è nato da un pianoforte, da una dedica detta col cuore prima ancora che con la voce, e da 2 parole che hanno fatto da eco dall'altra parte dello schermo. È proprio questo che colpisce la gente: a volte l'amore non rientra con fuochi d'artificio, ma si ripresenta sottovoce, come una canzone scritta per una sola persona, che però finisce per far tacere l'intera sala. C'è chi ha letto in questo un ponte, chi una finestra, chi un riflesso in cui riconoscersi. E c'è chi, pur restando scettico, non è riuscito a distogliere lo sguardo dall'immagine di 2 vite che forse si richiamano anche quando fingono di correre in direzioni opposte. Negli ambienti che contano, dove le voci viaggiano prima delle notizie, qualcuno mormora che la musica non sia stata una scelta improvvisata, ma un promemoria paziente. Che Bar l'abbia preparata non per stupire, ma per dirsi pronto ad ascoltare se dall'altra parte fosse arrivato un segnale. Che Yamur, scegliendo 2 sillabe così essenziali, abbia preferito affidare la propria risposta a un gesto sobrio, come chi apre un varco ma non vuole farlo diventare un palcoscenico. Altri, più romantici, immaginano una telefonata notturna, parole semplici e lunghe pause in cui ogni respiro pesava come una frase. Nulla di tutto questo è verificato. E tuttavia lo si indovina dentro la calma particolare che precede gli annunci veri.
Intanto, i fan hanno preso a misurare i dettagli. Un bracciale che non si vedeva da tempo, una canzone aggiunta a una playlist, una fotografia in cui un riflesso sembra dire più del soggetto principale. È il linguaggio dei segni, quello che si costruisce tra chi guarda e chi è guardato. Un gioco delicato dove a volte si esagera, a volte si sentono vibrare verità piccole e testarde. Il filo, ora, è teso ma non spezzato. E fa pensare a quei film in cui il finale aperto non è un trucco, ma una promessa di vita dopo i titoli di coda. C'è una cosa che colpisce, più di una cifra o di un trend, la loro sobrietà nel non travasare tutto nell'immediatezza. Non hanno infiammato i social con frasi roboanti né alimentato smentite furiose. Hanno lasciato alla musica e a un'immagine grigia il compito di parlare. Il pianoforte, con quel suono pieno che riempie senza urlare, ha fatto il resto. E se una porta è stata davvero lasciata accostata, oggi sembra che qualcuno, da entrambe le parti, stia ascoltando i passi dall'altra stanza. Ora la domanda torna a voi. Pensate che sia l'avvio di un secondo capitolo, con le parole scelte con più cura e le agende finalmente disposte a farsi da parte? O credete che si tratti di un saluto gentile, una chiusura che preferisce una melodia alla punteggiatura netta? Ditecelo nei commenti, raccontateci cosa vi ha colpito, quale dettaglio vi ha fatto cambiare idea, e soprattutto quali altre stelle vorreste esplorassimo qui su Turkey News Magazine. Se questa immersione vi è piaciuta, non dimenticate di mettere un like, iscrivervi a Turkey News Magazine e diventare membri con il pulsante Unisciti per sostenere ancora di più il nostro lavoro. Noi leggiamo tutto, davvero. Fino alla prossima, questo è stato Turkey News Magazine. Perché certe storie non si nascondono tra le note, ci vivono dentro, e aspettano solo l'orecchio giusto per essere sentite fino in fondo.